Ebbene sì, ho fatto una ricetta dello chef Cannavacciuolo, ovvero sia una pasta. Però se volete vedere veramente quale magnifica e strepitosa ricetta ha fatto il grande chef e io ve la ripropongo, allora non dovete fare altro che prendere la lista degli ingredienti e seguire il video. E ci vediamo dopo. E visto che ogni tanto passa qualcuno senza iscriversi, iscrivetevi, non succede nulla. Se poi cliccate la campanella verrete avvertiti sulle mie prossime ricette. Dai, vi aspetto! E allora per fare questa pasta veramente meravigliosa, gustosa, buona, a parte gli spaghetti, poi se volete utilizzare la pasta corta, ma a me piacciono gli spaghetti, abbiamo bisogno del broccolo siciliano, delle acciughe sotto olio, dei taralli per dargli quella nota croccante, aglio e peperoncino, oltre poi al classico sale che metteremo dentro l'acqua. E allora cominciamo subito perché a me personalmente mi è venuta fame. E allora per prima cosa cominciamo a pulire il nostro broccolo, così poi lo andiamo a lessare subito. Cominciamo a togliere intanto le foglie, che chiaramente queste non vanno bene, e poi separiamo il torsolo dal resto del broccolo. Questo non va buttato, mi raccomando, Questo lo tagliate, togliete chiaramente la parte più dura e quella più legnosa, che è la parte del fondo. Poi dopodiché lo andiamo a pulire per bene tutta la parte esterna, che è la parte più dura, ma la parte centrale, una volta fatta bollire, è morbidissima. E tra parentesi possiamo farci la crema per condire i nostri spaghetti. Eccola qua, vedete che bella? E adesso proseguiamo con il resto del cappuccio. Adesso andiamo a lessare i broccoli, però fate una cosa, visto che ce ne sono parecchi, almeno nel mio caso, cuocete i gambi separati dai ciuffi, perché i gambi hanno un tempo di cottura più lungo. Almeno così avete una cottura omogenea. I gambi saranno pronti quando vedremo che, eccolo qua, la forchetta affonderà molto facilmente. E questi adesso li andremo anche a frullare, così faremo la crema. E ora mettiamo i ciuffi a sbollentare. Questi ci vorrà molto di meno, Dopo aver messo i gambi mettiamo anche magari qualche ciuffo, un filo d'olio, un po' di acqua di cottura e andiamo a frullare. Per schiacciare i taralli li mettiamo dentro una bustina di quelli per i surgelati e con un batticarne li facciamo in briciole. Io metto anche le alici e le faccio sciogliere dolcemente. E adesso andiamo a filtrare la salsa di acciughe per evitare che ci vadano a finire quelle piccole lische che a volte rimangono sul fondo. Allora, mettiamo l'olio, lo spicchio d'aglio che avremo privato dell'anima e un po' di peperoncino. Facciamo saltare velocemente i nostri ciuffi. Adesso li andiamo a togliere, dopo che si sono ben insaporiti. Rimettiamo un filo d'olio e adesso andiamo a metterci gli spaghetti. Ma prima togliamo il peperoncino e l'aglio. Mettiamo la crema di broccoli, un mischio di acqua di cottura, fine aggiungiamo gli spaghetti e manteghiamo.
Guardate che crema, guardate. E adesso musica. Impiattiamo facendo il nido, poi aggiungiamo la crema di alici, e infine i taralli sbriciolati. Allora, avete visto, la ricetta non è assolutamente niente di complicato, è un po' più pettinata della ricetta che io già avevo fatto l'anno scorso, ovvero quello con i broccoli e le acciughe. Non avevo messo per esempio l'elemento croccante come in questo caso, ovvero i taralli sbriciolati, e le acciughe le avevo sciolte così, semplicemente, senza farle passare, come invece ha fatto il grande chef, e devo dire che ha ragione, perché non rimangono quelle piccole rische che a qualcuno possono dare fastidio. Allora, io mi fermo qui, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino a questo momento, ci vedremo alla prossima ricetta e vi auguro una buonissima giornata. Bacioni!